Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi dove vi porto? In una destinazione italiana, forse tra le più turistiche d'Italia. Sono arrivato a Venezia e la cosa che subito ti stupisce, il modo migliore per raggiungere il centro della città oppure di questo gruppo di isole sia il traghetto. È una cosa fantastica, uscire dall'aereo, arrivare all'aeroporto e dover prendere un traghetto per andare al centro dell'isola. Non è l'unica soluzione, c'è anche un bus al costo di 10 euro, invece il traghetto costa 15 euro, però questi 5 euro in più ti godi un'esperienza di raggiungere un posto direttamente dall'aeroporto tramite mare. Quindi andiamo, facciamo la fila e imbarchiamoci sul nostro traghetto per iniziare un'altra fantastica avventura. Sì. Vai. Ecco, abbiamo timbrato il nostro biglietto e ci apprestiamo ad andare a visitare. Sarebbe possibile visitarle tutte perché sono più di 100 queste isolette che compongono Venezia all'interno del mare Adriatico. E Venezia, non dimentichiamo che è la capitale della regione Veneto. Entriamo nel nostro battello e dirigiamoci al centro. Poi arrivati lì vi spiegherò tantissime altre cose molto interessanti da sapere su Venezia che probabilmente non conoscete. Grazie. Scendiamo sotto come piccolino, però è molto caratteristico. Io mi siederò qui vicino alla finestra in modo tale da ammirarne il paesaggio. Di tragitto dall'aeroporto sono arrivato finalmente nella bellissima piazza San Marco. Quei pali di legno che avete visto in mezzo al mare, cos'erano? In poche parole, qui a Venezia non ci sono strade ma ci sono solo canali e quei pali al centro erano un po' come se fossero i guardarelli divisori tra le due corsie delle auto. A destra si va e a sinistra si torna, mentre al centro a volte c'è il trasporto merci. Quindi dirigiamoci verso l'albergo, lasciamo la borsa e iniziamo l'esplorazione di questa bellissima città Venezia. Chiesto un po' di indicazioni perché sono tutte stradine piccole. Ci dirigiamo in questo tunnel, mi sembra un po' di stare in Costiera Amalfitana dove anche lì sono parecchi tunnel. E questo è l'albergo dove passerò le prossime 2 notti. Facciamo il check-in, lasciamo le cose e iniziamo questa avventura che a una prima vista già vi sembra bellissima. Venezia, molto particolare ma pienissima di turisti. Andiamo. Come prima tappa alla scoperta di Venezia mi trovo nella sua piazza principale, nonché uno dei punti di interesse più famosi, Piazza San Marco. Una volta era attraversata dal Rio Batario ed era un orto grandissimo, poi dopo successivamente, sotto comunque una legge della persona che comandava Venezia, del Doge, fu atterrato il Rio e furono costruite tutte queste mura intorno e al giorno d'oggi ospitano tantissimi negozi di lusso, bar. L'unica cosa che non mi piace tanto tutti questi travolini che si trovano all'interno della piazza. E qui anche bere un caffè non è poco caro, si parte dai 7-10 euro. Sono andato per vedere un panino e mi hanno chiesto 12 euro per un panino. Prezzi assurdi, vabbè. Sono abituato a Napoli che abbiamo l'isola di Capri che più o meno ha gli stessi prezzi. Continuiamo il nostro giro, vi porto a vedere quello che è alle mie spalle e vi spiego che cos'è. Vi presento El Parón de Casa, così chiamato dalle persone locali, ossia il campanile di San Marco, che è una struttura alta 99 metri, dalla cui cima si gode della vista più bella di Venezia. Invece alle 2 spalle troviamo la Basilica di San Marco, che prende proprio il nome dalla piazza in cui mi trovo in questo momento. Spostiamoci e vi porto a scoprire la storia molto interessante di un ponte che si trova qua dietro, perché a Venezia
non ci sono strade, ve lo ripeto, ma ci sono solo canali, e per attraversare tutti questi canali ci sono tantissimi ponti, poi dopo vi dirò il numero esatto. Andiamo! Questi due palazzi alle mie spalle ci possono raccontare un po' la storia di questo ponte, il famosissimo Ponte dei Sospiri. Perché si chiama così? Alcuni poeti europei immaginavano che i prigionieri andassero dal Palazzo Ducale, dove una volta era la sede del Doge di Venezia, fino al Palazzo delle Prigioni, e passando attraverso il ponte si guardavano alle spalle ed emanavano un ultimo sospiro di libertà, perché lasciavano il Palazzo Ducale, che per loro era la libertà, e andavano al Palazzo delle Prigioni, dove probabilmente dopo venivano giustiziati. Da qui viene il nome di Ponte dei Sospiri. Essendo una delle attrazioni principali, c'è tanta di quella gente che lì che non ve lo dico neanche, però proverò a vedere se riesco a filmare qualcosa di bello. Quanto mi piace perdermi in tutti questi vicoletti, anche perché le strade principali sono stracolme di turisti, c'è una giornata bellissima, quindi capisco, però troppo caos. Quindi adesso mi sono imbucato in questa stradina, guardate com'è bella. Sembra un po' di stare in uno scenario medievale, e cerco di dirigermi verso il Ponte di Rialto, che è la prossima destinazione che vorrei farvi vedere. Quindi continuiamo questa camminata alla scoperta dei vicoletti di Venezia. Dopo quasi 3 ore di camminata mi è stato consigliato un posto buonissimo, si chiama il Bacaro Risorto, che è questo baretto tipico stile veneziano. Infatti all'interno, come vediamo, è fatto di legno, è molto vecchio, diverso rispetto a tutte le altre strutture nuove. Ve lo mostro e vi faccio vedere anche le ragazze dentro, che sono gentilissime. Ciao! Grazie, il saluto, forza Napoli! No, lei Ciao, non può perché sì, Juventina. sono Juventina ma tipo Napoli quest'anno, dai, ci sta. Mi sono fermato un po' perché ero stanco, onestamente non avevo ancora mangiato niente. Mi bevo un buono spritz, mi faccio 2 bruschettine qua piccoline, questi fanno lo spritz a 4,50 €, quindi ve lo consiglio vivamente, perché verso Piazza San Marco ti costa anche 12-15 € uno spritz. Mi godo una buonissima bevuta, ciao ragazzi, a dopo! Come nelle grandi città ci sono le strisce gialle adibite ai tassi per spostarsi nella città, invece a Venezia è completamente diverso ma molto simile. Ci stanno questi piccoli porticcioli dove si scende e ci sono le gondole che vi aspettano per portarvi in tutti i canali a visitare la città più dal cuore, più dall'interno. Veramente particolare, mi piace tantissimo questa cosa, però il giro non lo farò perché onestamente vogliono 70-80 €. Non ne vale la pena, me la vedo passeggiando dai suoi potti, andiamo.
Venezia è veramente bella, il fatto che non ci siano macchine, riesci a goderti la tranquillità in tutti questi vicoletti, ma soprattutto passi per tutti questi ponti, perché a Venezia, se si volessero contare tutti i ponti, probabilmente ci metteresti una giornata intera, quindi vi semplifico la cosa, sono 254 ponti, di cui il canal grande è il canale principale attraversato solo da 4 ponti ed è lungo 3800 metri. Andiamo a vedere un altro dei ponti più belli di Venezia. Circa mezz'ora a piedi da Piazza San Marco sono arrivato in uno dei 4 ponti che attraversano il Canal Grande, ossia il ponte di Rialto, che è quello più famoso nonché quello più vecchio, dove un tempo era proprio il fulcro dell'economia di tutta Venezia, di tutti gli scambi che c'erano, ed è stato costruito nel 1591 per sostituire il vecchio ponte di legno che crollò 2 volte e una volta fu bruciato. Gigante, infatti si sale al centro e si può andare sia sul lato sinistro che sul lato destro, infatti il ponte è formato da 2 rampe dove c'è una vista bellissima del canale più grande di Venezia, guardate. Questa prima giornata alla scoperta di Venezia è volta a un termine, adesso sono affamato, quindi andrò alla ricerca di un'osteria, non nella parte centrale ma più nei vicoletti, perché sono quelle che costano di meno, perché comunque ricordate, Venezia ha dei prezzi altissimi sia per gli alberghi che per i ristoranti. Fate attenzione dove vi sedete, soprattutto se prendete un caffè al tavolino che potrebbe costarvi caro. Quindi adesso mi sposto, ritorno verso l'albergo e domani ci vediamo per un'altra giornata e andremo a visitare la zona di San Polo, la zona più vicina alla stazione dei treni. Quindi ciao ragazzi! Buongiorno a tutti per la nostra seconda giornata a Venezia. Il tempo è abbastanza grigio e sta piovendo, però vi dirò una cosa, non mi dispiace, ho visto Venezia col sole e Venezia con la pioggerella e il tempo grigio, e onestamente è una delle poche città che posso dire che ha il suo fascino con questo tempo abbastanza oscurato, perché risaltano molto più i colori delle casette e i riflessi sui canali. Volevo dirvi che Venezia è divisa in 6 sestrieri, ossia 6 distretti diversi. Io in questi giorni ho visitato il Pola, che sarebbe poi il quartiere dove si trova il ponte di Rialto, poi il quartiere di San Marco, che è quello dove mi trovo io, e adesso mi sto dirigendo verso uno dei quartieri probabilmente il meno turistico di tutti quanti, il quartiere Castello. Si trova a 25 minuti di camminata da Piazza San Marco ed è una delle zone più ampie di Venezia, ma anche una delle più verdi, dove sono tantissimi giardini. Dirigiamoci, la pioggia non mi ferma e andiamo a vedere un po' quest'altra zona di Venezia. Nettamente più tranquilla e meno turistica rispetto alla affollatissima San Marco. Adesso mi sto incamminando attraverso le sue stradine, i suoi ponticelli, perché se venite in questa zona perdetevi tra i suoi vicoletti, che l'architettura è bellissima, molto tranquilla, e trovate un sacco di bar e ristorantini veramente particolari. Proseguendo sempre dritto andiamo all'isola di San Pietro, dove c'è un piccolo cantiere navale e c'è un'altra basilica, quella di San Pietro, che voglio mostrarvi. Ricontinuiamo. Comunque Venezia è un paesaggio surreale, ovunque andate vedete questi ponticelli, le barchette ferme su questi canali. Però a dirvi la verità, onestamente, il fatto che non ci siano strade, non ci siano auto, dopo un po' ti destabilizza un po', perché gli unici modi per spostarti sono le barche, che tra virgolette sono affollatissime, che c'è pieno di turisti, qualche battello e le gondole che hanno prezzi spropositatamente alti. Quindi per me 2 giorni, anzi 3 giorni sono più che abbastanza. Detta delle persone del posto, la zona Castello è la vera Venezia, con la vera architettura, dove ancora vivono la maggior parte dei veneziani. Però da come vedo in questo momento, poi ditemi voi nei commenti se sbaglio, ma mi sembra una zona un po'
abbandonata, un po' lontana dal centro, un po' lontana da tutta quell'economia, da tutto il business che porta il turismo. Infatti penso che qui si concentrino più le persone locali come abitazione e poi vadano tutti quanti in centro per aprire le proprie attività, perché qua tra vicoletti, ristorantini e bar non ne ho viste tanti, a parte qualche rimessaggio di barchette come queste, oppure che le costruiscono, le rinnovano dall'altro lato, non c'è più di tanto, solo tanta pace, tranquillità. Dirigiamoci verso la basilica. Un'altra bellissima avventura sul canale di Lao Travelers è terminata. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Adesso sono in aeroporto, mi dirigo verso il mio gate per ritornare a Napoli e ci vediamo presto con un'altra bellissima avventura, sempre solo sul canale di Lao Travelers. Ciao!